Ma secondo te bastano 13 denari per evitare il pop o ce ne vogliono di più? Quindi se tu stai molto vicino al microfono, tipo così, in questo modo, si sente che fa questa cosa, no? Cioè l'aria che passa attraverso il Rycote soffia, fa... Cioè, perché vedi come è fatto? È fatto in questo modo. È una gomma molto, molto larga come tessitura, c'è una tessitura di gomma, si vede bene? Ok, vedi, così. E quindi quando tu stai vicino al microfono ha questa tendenza a fare questa cosa, cioè senti che tutta l'aria che passa in mezzo soffia e si sente su tutta l'aria che passa, ok? Adesso qui c'è un TLM 102, ma la stessa cosa lo potrebbe fare anche questo, cioè questa roba qui. Ma non è a livello di questo. Questo qui che costa un casino di soldi, ti danno questa gommina perché è lavabile, la metti in lavatrice, non con i capi delicati a 90 gradi, non lo so, cioè gli puoi dare una sgurata se hai posto, ma anche le calze le puoi lavare, non è che non venga lavata. Allora, se gli stai davanti... buttano fuori uno strano, veramente strano suono che non mi piace, no? Allora ho pensato, perché qualche giorno fa ho fatto una diretta con un fonico che voleva che io stessi molto, dice io voglio la massima presenza, quindi tu devi stare molto vicino. E vabbè, non è un problema, lo tieni leggermente, non è che tu debba sputargli sopra il microfono, però un antipop lo tieni lì vicino. A un certo punto però mi sono reso conto che l'antipop mi rompeva le scatole perché quando stavo troppo vicino, se per caso, cioè, stai più vicino, sto più vicino, ok, sto più vicino, ero così praticamente, voglio sentire la voce piena, ok, va bene, ok, ed ero di là, c'era l'87 che mi stava sputando in un occhio, mi dice stai più distante, santa miseria, e invece devo stare così, ok. Allora cosa ho deciso di fare? Dico, ma senti, ma perché io devo avere questa bella cornicetta e ci devo mettere dentro questo coso che fa tutti questi soffi strani? Allora ho detto, vado da mia moglie e le frego un paio di calze. Chiedo prima, guardo nei cassetti, sì, vedi se le trovi, mi ha detto. In che senso vedi se le trovi? Non ti sei mai accorto che io non le porto? Allora il gioco che faccio oggi è mi costruisco un antipop con il mio Rycote, butto via la gomma che c'è, vedo se funziona meglio con la calza. So che non sapevo che calza prendere, allora quando siamo andati al supermarket abbiamo preso 2 di queste. Ho detto, non me ne frega niente di quanti denari sono, vabbè, sono fatti tuoi, io non le uso. E vabbè, ho capito che tu non le usi, però insomma in teoria dovresti saperne di più di me, e invece non ne sapeva niente perché ho detto no, non le uso, sono scomode, io ho delle belle gambe, sai cosa me ne frega a me del coso? Allora ho preso questo gambale, ce n'è uno solo? No, ma veramente? No, adesso devo tornare indietro e ce n'è uno solo dentro. Aspetta, che si chiama San Pellegrino doppio filo 13. C'è solo una gamba dentro? O sono 2? Dai, sono 2. Ah no, non è che è solo una gamba, vedi che non me ne intendo. Sono 2 gambe perché questo c'ha la mutanda praticamente, no? Quindi, allora sì, ok, posso usare 2 gambe. Vediamo un po' se è un po' erotica sta cosa. Non fa niente, cioè non serve un cacchio. Si puppa di brutto. Quindi mi serve la doppia calza. Allora, vediamo cosa usiamo, la parte del chiul, quello della patata, cosa usiamo? Vediamo un attimo. Allora, vediamo. Facciamo così, facciamo una doppia e poi faccio questa roba qui. Sembra un rapinatore degli anni 70. Veramente, guarda. Di roba. Allora, lo tiriamo giù fino in fondo, poi al limite gli do una cucitura in fondo. Ago e filo. Sì, so cucire. Mi so rammendare anche i calzini, ma non li uso i calzini, quindi non li rammendo per quello. Però ho imparato a cucire perché mia madre mi dava delle scoppole in testa se non imparavo a cucire. Allora, guarda che carino. È bruttina questa cosa qua sopra, ma c'è la cucitura, in qualche modo. Comunque ci sta, vediamo. E adesso così funziona. Questo è un antipop.
Soffia come l'altro, uguale proprio. No, vabbè, c'è anche questo, volendo. Sì, però non soffia come il Raycode, quindi voglio usare questa cosa del Raycode in questo modo e usarlo come antipop. 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 Considera che sono davanti a due dita, antipop. Sono ad antipop, a parte il fatto che potrei tenere più vicino l'antipop al microfono. Sì, insomma, forse devo fare un doppio giro. Non lo so, vediamo un attimo. Allora, con questa gamba abbiamo fatto questo. Adesso dovrò tagliare. Taglio la calza e faccio un doppio giro. Allora, ok, quindi mi serve l'altro pezzo della calza, vediamo. E faccio una doppia calza, perché un po' si vede di traverso. È comodo perché quando stai leggendo, ma il medocchio è sopra l'antipop, quando stai molto vicino, e sei un po' trasparente, forse qualcosa vede, si vede un cacchio da qui. Comunque, vabbè. Facciamo una prova, mi serve una forbice. Allora, questa qui abbiamo detto che la tagliamo qui, dovrebbe starci. Mi faccio l'antipop con le calze a 40... Quanti denari sono? Perché sono i denari. Le calze si misuravano a denari, che io mi ricordi. La mia mamma aveva un negozio, vendeva le calze. 20 denari, 10 denari. Che cacchio è questa cosa? 10 denari, 20 denari. Vediamo, tiriamo via questo pezzettino. Questo, vediamo, sì, dovrebbe starci. Allora, se io gli metto questo qui... Spero di non averla tagliata male. Sì, si taglia di cacca con le forbici da elettricista. Sì, esatto, non ci vogliono delle forbici da elettricista, no, le forbici da sarto, ma io non ho forbici da sarto qua dentro. Allora prendiamo la calza, mettiamola, poi dopo ne provo un'altra, ne ho preso un'altra, questa qui, magari è un po' diversa, potrebbe essere, faccio degli esperimenti, vediamo. Allora, si apre o no? Allora, apriti. Una calza nera ho usato, fra l'altro, non ha neanche preso una calza perché è erotica la calza nera. Invece quelle altre calze no, sono così da infermiere. Da infermiere, non da infermiera. Sì, ma ti apri o ti sei spirulato qua dentro? Si vede niente. Capisco perché non la porta la calza, perché è una palla mostruosa portare le calze. Allora, vediamo, Ecco qui, sì, l'abbiamo aperta finalmente. Ok, abbiamo la calza. Qui c'è la calza, no? Non lo puoi mettere attorno al calzino così perché non serve a niente, hai bisogno di un po' di distanza, deve fermare il colpo d'aria. La mettiamo doppia, vediamo, doppia, e quindi sono quattro calze, po, ti sputo in un occhio, ti sputo, puh! Una cosa di tipo Lino Benfi, ecco qua, ce l'abbiamo fatta, così funziona bene, sì. Certo, se gli stai molto vicino, la tendenza a fare quei soffi ce l'ha sempre, ma non è questa. Qui passa l'aria e quindi colpisci lì e poi fa anche questa cosa qui. Invece con questo, se stai a una distanza decente, dovresti poter stare molto vicino al microfono, quindi avere questo effetto presenza molto, molto ben chiaro, ben sentito, e non dovresti colpire facilmente la capsula. È chiaro che io sto esagerando, perché nessuno si mette mai a parlare in questo modo, altrimenti la capsula muore, capito? Però funziona bene, no? Così funziona bene, mi piace. Allora faccio così, uso questo qua. Poi potrei farne un altro, perché allora dobbiamo fare una prova. Vado a prendere un altro Raycode e gli metto un altro paio di calzini. Quindi il Raycode si smonta in questo modo, è semplicemente infilato qui così, poi con questo si attacca lì, ho capito. E come è fatto? È fatto in questo modo, qui ci starebbe il Raycode, quindi sarebbe così, io lo metterei, che poi avrebbe il supporto del ragno qui sopra, quindi questo starebbe qui davanti. Ok, anche questo uguale, vediamo. Questa, vediamo, facciamo una prova con questa. Facciamo una prova con questa. Questo è un 40 denari. Opaco 40. Questo è il 40 denari, taglia unica nero. Ok. Mentre l'altro era un doppio filo 13 denari, quindi 13 denari significa che era un collant più sottile, quindi questo è più spesso. Se è 40 denari vuol dire che è più spesso. Oh, sono due calzini, guarda. Sono quelli che arrivano a mezza... Sì, però questi qua dove arrivano? Al polpaccio arrivano, sono calze, sono calzini.
non sono le calze erotiche degli anni 70, però va bene, è perfetto così. Allora, vedi che infatti è più denso, allora usiamo questo, lo tolgo un attimo da qua e facciamo la prova, poi proviamo a infilarlo qui sopra. Questo è più elegante come tipo di cucitura. Allora, questo è 40 contro 13, ok? Ora devo sentire in cuffia, intanto solo con una calza come funziona, tanto per cominciare. Allora, sono qui e io sono davanti. Però funzioni, però mica tanto, però sento il peso del colpo che do sull'antipop, non dovrebbe esserci, perché non lo fai mai, però se effettivamente, se ci metto un foglio di carta te ne accorgi, guarda faccio così, però, hai capito? Se io faccio però, non dovrebbe arrivare. Se lo faccio direttamente, però, arriva una botta del 32. Però. Ok, quindi questo è fatto con un 40 denari, ma c'è solamente un giro di calza. Siccome noi ne abbiamo 2 di calze, io posso usare il doppio filo. Perché ho notato che, per esempio, quello della Rode utilizza una calza sottile, probabilmente è una 13 denari anche quella della Rode, e funziona molto bene, è doppia calza, funziona molto bene, molto meglio di quello del Hewitt, ma questo è l'esperimento che avevamo fatto io e Ivano tempo fa sul video della Hewitt, quando abbiamo confrontato il Hewitt con il Rode. Ora mettiamo a posto questa, potrei lasciarcelo sopra, è carino con il... no, lo tolgo e lo faccio scendere ancora, vediamo, forza. Facciamo calzare per bene. È scomodo quando sul piede hai il calzino che fa quella specie di piega, hai presente? Ecco, qui non c'è più. Adesso è completamente opaco, però effettivamente ha sicuramente una maggiore resistenza al pop. Io gli sono davanti a dei livelli che non dovrei, non si dovrebbe stare così. Però se ti chiedono di stare molto vicino e tu devi stare molto vicino, effettivamente così è molto vicino con la calza e così è molto vicino senza la calza, così è molto vicino con la calza e posso portare la pizza a Piero e se porto la pizza a Piero così cosa succede? Piero ti porto la pizza, Piero ti porto la pizza, Piero ti porto la pizza. Piero ti porto la pizza, Piero ti porto la pizza. Sì, insomma, vabbè. Però è meglio di questo, vediamo se facciamo una prova. Se invece dico Piero ti porto la pizza, Piero ti porto la pizza, Piero ti porto la pizza. C'è un rumore sotto, questo qui genera un rumore. Piero ti porto la pizza. Se io sto vicino con questo, Piero ti porto la pizza, non genera rumore, vedi che ce l'avevo questa cosa. Allora facciamo una cosa ancora migliore, adesso io aumento, vado in equalizzazione, ok, e poi gli do delle frequenze alte, ma tipo, non lo so, i 10 kHz, ok, do su, ecco, adesso senti molto di più le frequenze alte, si sentono anche i grilli fuori. Piero ti porto la pizza, perché le frequenze alte sono quelle che porterebbero dentro questo soffio. Questa roba. Piero ti porto la pizza, Piero ti porto la pizza, sto anche leggermente di fianco, Piero ti porto la pizza. Comunque vada, se sto molto vicino all'antipop, questo fa una specie di soffio. C'è un soffio che lo senti, se ce lo metto, senti che stai soffiando. Piero ti porto la pizza, Piero ti porto la pizza, se io soffio qua, Piero ti porto la pizza. Su Piero ti porto la pizza non c'è il rumore, invece qui Piero ti porto la pizza. Senti che sulle P c'è? C'è, come? Ecco, ok. Allora il 40 denari funziona bene e questo qua invece è il 13 denari doppio, quindi se sono 40 denari l'ho messa doppia, sono 40, 80, 160 denari. Questo qui invece è un 13 denari, 13, 26 e 40, 52. Andiamo a 52. Allora questo è con 52 denari di spessore, 13 per 4, perché sono... La calza è 13 denari solamente per un velo. Chiaramente io ci ho messo la calza doppia, poi ce l'ho messa sopra un'altra, quindi sono 4 veli e quindi 13 per 4, ok? 13, 26, 52.
Però, così se... Piero, ti porto la pizza. 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 Che pizza pazza ti porto, Piero? Piero, ti porto una pazza pizza. La pazza pizza sull'erba liscia alza la coscia e piscia. No, questa è un'altra storia. Piero, ti porto la pizza. Piero, ti porto la pizza. Il 40 denari funziona meglio. Il problema del 40 denari è che sarà un po' opaco, nel senso che non ci si vede niente dall'altra parte, per cui adesso io dovrò fare una piccola cucitura. Non so neanche se faccio una cucitura, gli faccio un nodo, poi faccio un buchetto qui e lo faccio uscire qui. Non sto neanche a fare delle cose da pazzi, capito? Così se voglio tirare fuori questa cosa metto nella lavatrice i calzini anche questa, dopo che l'ho sputacchiato per una settimana, e posso pulire 13 denari, 40 denari per 4, ok? Piero, ti porto la pizza. Piero, ti porto la pizza. Il 40 denari funziona veramente bene, sì. E funziona meglio che questo qui, perché guarda, quindi questo qua sarà, che cos'è? Ha una tela molto larga, sembra un colino da pasta, no, colino da pasta no, questo qua sembra un colino di quelli per colare lo yogurt. Piero, ti porto la pizza. Qua passa di brutto. Piero. E io c'ho sta cosa qui, capito? Quando sento sta roba... Il 40 denari, decisamente, il 40 denari. Adesso faccio una prova con 40 denari montato di là e faccio una lettura di Piero che porta la pizza. Esattamente come se dovessimo registrare dal vivo qualcosa e poi ti chiedono di stare vicino. Allora io starò vicino a tutti e due i microfoni, qui c'è il 40 denari, qui c'è il 30 denari e lo sentirai quando io sposto da qui a qui. La lunga storia delle calze in nylon si intreccia con quella della moda. E così i collant diventano simbolo di femminilità, ma una P qua non ce l'hai messa. Iconiche e sensualissime, rese cult dalle divine del cinema, le calze hanno segnato rivoluzioni ed evoluzioni del costume, per essere ancora oggi parte di un immaginario potente, estetico, da ripercorrere qui. Sto rubando questo testo da Elle. Hai presente? La rivista femminile. Questo invece è il 40 denari. La lunga storia delle calze in nylon si intreccia con quella della moda e così i collant divennero simbolo di femminilità. Iconiche e sensualissime, rese cult dalle dive del cinema, le calze hanno segnato rivoluzioni ed evoluzioni del costume, per essere ancora oggi parte di un immaginario potente, estetico, da ripercorrere qui. Facciamo il 13 denari, mi sposto esattamente sul 13 denari, sono sul 13 denari, ma anche il 13 denari se la cava piuttosto bene. Sai cosa c'è? Non è che faccia come come si chiama? Come questo. Mi è caduto qui, guarda, ma in che miseria, scusa. Come questo qui se lo metti davanti un po' incupisce, invece questo proprio non fa questo effetto di rendere più cupo il suono, di chiuderlo dentro alla gomma piuma. E come antipop devo dire che anche il 13 denari se la cava piuttosto bene, però si sente di più. Sì, se io torno sul 40 denari e anche l'antipop a 40 denari funziona molto meglio. Porca miseria, funziona meglio sì, ho detto porca miseria, Pino porta la pizza. Però sì, cioè bisogna essere veramente dei cagnacci per fare una cosa, non è che devi farlo per forza, se stai proprio lì davanti al microfono è chiaro. È bello però avere il suono del microfono molto presente. Questa presenza del suono data dalla vicinanza del microfono piace tanto. Bene, allora ti serve un antipop che non faccia dei rumori quando tu gli parli davanti e che ti consenta di eliminare le pulsive. Hai capito? Quindi f, p, t, p, f, 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 f. Sto facendo delle cose veramente stupide. Se fai una cosa di questo genere, è chiaro che ti ritroverai ad avere dei difetti, anche se gli metti uno schermo in plexiglass, capisci? Non cambia niente. Invece, se gli metti un 40 denari e poi stai a una distanza decente, cioè anche se stai molto vicino, eviti di fare delle polsi, proprio di sputargli in un occhio al microfono, e il microfono ti rispetta e ti riprende bene, altrimenti no. Bello, il 40 denari funziona meglio, non crea assorbimenti di frequenze, quindi il suono è molto pulito. Te lo faccio risentire, questo è il 13, però sì, il come si chiama, il 13 denari è un pochettino più, è più.
Non lo so, lo sto ascoltando, hai capito? Quindi San Pellegrino funziona meglio. No, funziona meglio. L'unica cosa è che chiaramente è un po' più sensibile alle pie e se tu sei proprio un animale che gli sputa in un occhio al microfono, però il 13 denari funziona meglio, sì. È più chiaro perché il 40, per quanto sia, è come quando ti metti una coperta, ma no, non c'è poi questa grande differenza, pochissima, veramente una cosa microscopica, cioè dovrei alzare il volume delle cuffie a manetta per poter sentire una differenza che passa tra questa e questa e magari non è neanche quella che fa la differenza, no? È nel passaggio, ora sono su 13 denari e adesso passo al 40 denari, non è che ci sia stata gran differenza, i 40 denari... 1938. Una modella americana indossa una delle prime calze in nylon prodotte da Dupont. Sono sul 40 denari. 13 denari? 1938. Una modella americana indossa una delle prime calze in nylon prodotte da Dupont. 1938. Una modella americana indossa una delle prime calze in nylon prodotte da Dupont. Non lo so, forse 13 denari lascia più sensibilità nella ripresa della voce. Però se la cava bene tutte e due. Quindi se sei molto potente, vuoi andare molto vicino, allora a questo punto hai il 40 denari, puoi avvicinarti in un modo schifoso, puoi sputare sopra, tanti po', poi lo metti a lavare in lavatrice e buonanotte. Poi quando hai fatto il bucato, perché tanto si toglie proprio sfilandola. Bello, mi è piaciuto, ok, però sinceramente le calze di nylon non l'avevo, perché prima le facevano in seta, quindi adesso che le calze di nylon sono praticamente alla portata di tutte, quelle che sono veramente molto più fighe, si mettono quelle di seta, sì perché c'è il baco che gliele tesse attorno alla coscia. Che roba ragazzi, che roba, va bene, vado, basta, vado a lavorare, me ne vado, ciao.